Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Oggi nella bellissima Polignano insieme al nostro Absanzino 2. Prego Stefania, mostralo. Allora ragazzi, sto testando questo drone già da un paio di giorni e sinceramente sono partito molto premunito a causa di tutto quello che si diceva appunto su questo drone, dei riflessi della lente, l'instabilità del drone, gli aggiornamenti che non andavano a buon fine. Invece, almeno per quanto mi riguarda, questo drone mi sta davvero sorprendendo. Parliamoci chiaro, non è ovviamente un drone perfetto, specialmente nei video e nelle immagini l'ottica richiede ancora una taratura perché il suo colore tende un po' verso il magenta. Credo infatti che lo stiate notando anche voi in queste immagini. Ma a parte questo, la qualità video offerta dal chip Ambarella H22, per la cronaca lo stesso montato sul DJI Mavic Mini e sul Parrot Anafi, permette una qualità, un dettaglio, una nitidezza davvero senza pari. Anche grazie ai 60 fps in 4K a 100 megabit per secondo, la massima qualità di registrazione disponibile per l'Absanzino 2. La sua stabilità anche in presenza di molto vento è decisamente buona. Nel mio ultimo video, se non l'avete ancora visto, recuperato nella scheda qui in alto a destra, ho volato con oltre 40 km/h di raffiche eppure si è comportato davvero molto bene e anche il gimbal stabilizza benissimo, a parte nelle inquadrature verticali in cui trema un po'. Spero che questo sia un problema risolvibile tramite qualche aggiornamento. Come autonomia siamo attorno ai 27-28 minuti reali contro i 33 dichiarati, comunque davvero ottimi. Invece il range di controllo arriva benissimo anche qui in Italia, volando lui in FCC grazie al protocollo radio LEAS 2.0 fino ai 5-6 km. Comunque arriverà un range test nei prossimi giorni. E la qualità dell'FPV sullo smartphone è comunque davvero sempre apprezzabile in ogni caso. Stesso discorso per il radiocomando, molto migliorato anch'esso, anche se il display incorporato, molto comodo per leggere delle informazioni, magari quando l'applicazione crasha, non è sempre leggibile anche alla massima luminosità sotto luce diretta del sole. Sotto questo aspetto si poteva fare qualcosina in più. Presenti ovviamente diverse Smart Fly come il Follow Me che funziona senza particolari problemi. Invece altre sono ancora inattive e in sviluppo, penso che andranno ad essere implementate nei prossimi aggiornamenti. È possibile switchare in 3 modalità di volo, dalla modalità film, molto lenta pensata per inquadrare i paesaggi, la modalità normal, ovviamente è tutto personalizzabile tramite impostazioni, e infine la modalità sport, davvero fantastica, specialmente quando dovete scappare dai gabbiani come è successo a me. Comunque sono rimasto abbastanza soddisfatto nonostante qualche piccolo difetto. Diciamo che con i giusti aggiornamenti potrebbe diventare un gradino superiore rispetto al Fimix 8 SE di Xiaomi. Staremo a vedere. Ovviamente non siamo ai livelli di un DJI Mavic Pro, ma considerate che il suo prezzo di lancio è stato attorno ai 360 euro. Sì, è vero, ora costa sui 450, ma speriamo che si abbassi nuovamente. Per chi si stesse chiedendo, e me l'avete chiesto in molti commenti, se è meglio lui oppure il DJI Mavic Mini in quanto il prezzo è molto simile, beh, i droni sono completamente diversi. L'Absanzino 2 è un drone semi-professionale che arriva davvero lontanissimo, registra in 4K 60 fps con tante Smart Fly, invece il DJI Mavic Mini è più un drone per le vacanze, per la domenica, adatto per le foto e video di tutti i giorni. Dimenticavo, scatta foto anche in RAW, ma anche in questo caso c'è una decisa tonalità verso il magenta che speriamo venga sistemata con qualche aggiornamento. Segnalo la presenza della modalità Night Mode che va ad attivarsi manualmente durante le riprese notturne e che migliora notevolmente la loro qualità. Purtroppo io non posso provarle in quanto sono illegali in Italia, però magari spero di farvi un video in qualche modo in futuro. In conclusione ragazzi, vi consiglio o no l'acquisto dell'Absanzino 2? Beh, al momento vi consiglio di aspettare, dategli un mese o magari meglio 2 mesi per aggiornarsi, per migliorare sotto ogni aspetto, anche se secondo me le potenzialità sono davvero ottime, siamo molti gradini sopra al vecchio modello e un gradino sopra il concorrente diretto, ovvero lo Xiaomi Fimix 8 SE. C'è ancora molto da migliorare però e secondo me potrebbe diventare un vero e proprio concorrente
del Mavic Pro e forse anche un DJI Killer, chissà. Se avete qualche dubbio o domanda potete ovviamente chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Invece link ed eventuali coupon per acquistare questo drone e tantissimi altri li trovate linkati qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro canale Telegram Tech Best Deals, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. E infine ragazzi, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live sono totalmente gratuite per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito inquadra qui Stefania, like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!